mesi passano veloci e, senza quasi rendermene conto, eccomi di nuovo in Italia, nel paese di 400 abitanti dove sono cresciuto. Lione sembra già un sogno lontano, con le serate sul Quai du Rhône, le passeggiate al parco della Tête d'Or, i bellissimi quartieri di epoche e stili diversi, gli amici di ogni parte del mondo. Mi rimangono soltanto immagini e ricordi, dal gusto dolce e amaro della nostalgia. Sono Giuseppe Cleto, classe 1947, nato nel 1947, abito a Cimigo, attualmente sono pensionato e da 5 anni e diciamo la professione è impiegato tecnico. Ai miei tempi, da giudicare, non è che ci fosse stata tanta disponibilità, tante possibilità e allora sono partito, sono andato in provincia di Milano. Quando ero a Milano mi piaceva rimanere a Cimigo o ritornare a Cimigo, adesso che sono a Cimigo vorrei ritornare a Milano perché sicuramente è una città che ti dà di più. Sono tornato qui perché mi sento cimighese, cioè mi sento trentino. Però sicuramente il viaggiare è istruttivo, apre la mente. Sono stato in Sudafrica, in Argentina, ho girato il mondo chiaramente e ritornando ci si arricchisce. Ho potuto confrontarmi con delle persone che con un grado di cultura superiore al mio, con un grado di preparazione più intelligenti, più tutto, e chiaramente questo per me è stato un vantaggio. C'è una cosa che mi ha lasciato come quello di curare le viti nel piccolo, no? Nel piccolo, per quel poco che mi serve, e quello lo faccio, dico, abbastanza bene, seguendo i consigli del papà. Poi della mia vita devo dire che la maggior parte del mio tempo libero l'ho dedicato sicuramente alla musica. Musica che tuttora esercito come maestro della banda sociale di Cimigo e di Castelcondino.
mia aspirazione era quella di suonare la fisarmonica, però la fisarmonica si deve acquistare e siccome i mezzi non erano più di tanto, i mezzi sono arrivati attraverso una zia, l'ha presa, me l'ha regalata e io ho cominciato con questo strumento a fare le prime note, diciamo, a eseguire le prime note. È un reperto archeologico questo. Invece quello che ho potuto veramente fare è quello di seguire un corso istituito dalla Federazione di Trento per direzione di banda, 3 anni, nei fine anni 70 abbiamo tenuto un saggio e da allora è incominciata un po' la mia vita dal punto di vista musicale. Siamo tutti dilettanti, siamo tutti dei volontari, lavoriamo tutti, abbiamo lavorato e spesso e volentieri quando si arriva la sera dalla scuola non è che si è proprio così freschi. Allora il compito o il maestro deve, oltre che naturalmente sapere un po' di musica, è logico, deve essere anche un po' psicologo, di capire la persona quando può dare, quando non può dare, quando magari è stanca, quando ha dei problemi. Tempo di Carnevale 1973 e anche qui, come si vede, c'è quella fisarmonica di cui avevamo parlato prima, del regalo della zia. Qui invece sono in compagnia del maestro della banda di Innsbruck, di cui abbiamo fatto un gemellaggio esattamente nel 1995. Come si inizia la scuola per me è come calare un qualche cosa che mi fa dimenticare assolutamente tutto quello che è stato la giornata. La fatica scompare, poi magari ritorna, però per me la musica è anche questo. Beh, l'amore, vediamo benissimo che spesso e volentieri c'è un amore che è maiuscolo, poi dopo da A maiuscolo diventa minuscolo e poi, poi ci sono queste cose qui che a me devo dire, quel dire ti voglio bene e poi magari il giorno dopo per una stupidatina così cambiare questa frase a me dà molto fastidio. Per me questa parola qui che è grossa, è grossissima, la vedo come un qualche cosa di molto ma molto profondo e nella profondità chiaramente ci sono alcuni sentimenti oppure certi principi che oggigiorno è difficile trovare, anche se auspico non dico di poterli trovare, ma che ci siano, ecco, quantomeno. Beh, diciamo che la vita è fatta un po' di occasioni e di fatti che a volte, per quel che mi riguarda, sono quasi come inspiegabili, perché non so se c'è qualche cosa, se c'è una regia sopra o roba di questo genere, perché appunto non è che questa è la mia scelta, la scelta di non sposarmi oppure di fare una vita piuttosto che un'altra. Ho visto proprio che si è come incanalati dentro un qualche cosa che ti porta. Se avessi la possibilità di ritornare rifarei le stesse cose, penso, sicuramente, perché non ho niente di cui lamentarmi, non è che ho dei rimpianti oppure... Fondamentalmente, cosa che posso chiedere alla vita nel momento in cui una persona, almeno come salute, sta abbastanza bene? Ci potrebbero essere delle cose che avrei voluto fare, quello sicuramente, è una cosa che avrei fatto volentieri se avessi avuto le possibilità, soprattutto finanziarie, sarebbe stato quello per me la velocità è adrenalina. Mi sarebbe piaciuto salire su qualche formula e fare qualche garetta. Il futuro non l'ho mai ipotecato, per me
e neanche mi sono fatto dei problemi oppure mi creo dei problemi per dire sì, avrei potuto fare, ci sono delle cose che avrei potuto fare così piuttosto che così, ma chiaramente, ma quello è logico, chi non commette errori nella vita. Sono soddisfatto, contento così come sono. Una delle mie grandi paure è sempre stata quella di restare solo. Col tempo, però, ho imparato che bisogna saper accettare la possibilità che nella vita non tutto vada come vorremmo. L'importante è non avere nulla da rimpiangere. Come il fiore del cactus, che sboccia maestoso per 12 ore soltanto, bisogna saper cogliere la bellezza delle cose e farne tesoro prima che sia troppo tardi. Non soffrire per ciò che manca, ma godere di ciò che si ha. Sono convinto che saper star soli sia un passo fondamentale per potersi rapportare nel modo giusto con gli altri. Ora che la solitudine mi appare meno spaventosa, sono pronto ad affrontare serenamente il gioco del destino.